Aggiornamento di calciomercato Inter, c'è un nuovo affare in chiusura per l'Inter dopo Taremi e Zielinski. Josep Martinez sta per diventare il terzo acquisto dell'estate interista. Il portiere del Genoa, sempre più vicino al club nerazzurro, si parla addirittura di un annuncio addirittura d'arrivo, comunque di una fumata bianca addirittura d'arrivo già per la giornata di giovedì. Ci sono dei dettagli ancora da sistemare e adesso ne parliamo. Ci sono però anche altre operazioni da tener d'occhio. Sono giorni importanti con la dirigenza nerazzurra che sta lavorando molto sul mercato, con degli incontri anche da non sottovalutare nella sede nerazzurra. Facciamo un bel punto della situazione in uno dei format più richiesti qui su Passione Inter, in cui riassumiamo in pochi minuti tutte le notizie principali del momento in casa nerazzurra, e al termine di questo episodio di oggi vi devo fare anche un annuncio importante che vi farà felici. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti che vi portiamo ogni giorno qui sui nostri canali. Oggi parliamo innanzitutto di Josep Martinez. L'Inter ha deciso di andare ad affondare il colpo per il portiere spagnolo del Genoa. Ormai la pista Bento si è sempre più complicata per via delle alte richieste dell'Atletico Paranaense, con una nuova concorrenza e la cifra quindi del portiere brasiliano che è salita sempre di più, e quindi l'Inter ha virato sul piano B, sul portiere appunto del Genoa, con una trattativa che in poche settimane è entrata davvero nel vivo. Si è arrivati ad un'intesa che dovrebbe essere attorno ai 15 milioni di euro, questa più o meno la valutazione del calciatore. Proprio pochi minuti fa, pochi istanti fa, Sky ha annunciato di fatto che giovedì appunto dovrebbe essere la giornata della fumata bianca e dell'accordo quindi per l'arrivo a titolo definitivo di Josep Martinez in nerazzurro. Secondo me ci sarà bisogno anche di alcuni tempi tecnici burocratici in più per poter definire tutta l'operazione, soprattutto perché nell'affare dovrebbero rientrare delle contropartite tecniche, o comunque uno o due giocatori, probabilmente uno, passeranno al Genoa in questo affare, e c'è un ventaglio di opzioni al momento sul tavolo. Si va da Satriano, che è un nome da tenere assolutamente sotto osservazione, perché il Genoa aveva monitorato Satriano già prima che iniziassero i discorsi per Josep Martinez. C'è l'ipotesi Oristanio da tener d'occhio. L'Inter però su Oristanio ha registrato l'interesse di tanti altri club e vuole trovare la soluzione giusta che consentirebbe di mantenere anche l'opzione per riacquistarlo. Cioè l'Inter è disposta a cedere oggi Oristanio in una operazione di mercato, ma vuole mantenere la recompra per poterlo poi tenere sotto controllo, comunque riacquistare nei prossimi anni se dovesse esplodere. Questi sono un po' i due nomi più caldi al momento come potenziali ipotesi. C'è stata anche l'idea Francesco Pio Esposito da tenere sotto osservazione, e altre opzioni che al momento sembrano un pochino più in secondo piano. C'è la possibilità però che questo affare, questa contropartita, ecco, nell'affare Genoa, possa essere rimandata anche diciamo ai prossimi giorni, alla prossima settimana, quindi un po' in maniera slegata. Però intanto l'Inter mette le mani su Josep Martinez. Abbiamo dedicato un approfondimento, un contenuto sul portiere spagnolo appunto nelle scorse ore, lo trovate sui nostri canali. Ho letto tanti commenti, vi siete molto divisi su questa opzione. Io ho già detto la mia, credo che sia un'opzione interessante, nel senso che come secondo portiere nell'immediato del ruolo che avrà alle spalle di Sommer lo ritengo un profilo affidabile, un colpo interessante, ecco, nell'immediato per affiancare Jan Sommer, con le potenzialità per lavorarci e per farlo diventare un portiere poi a tutti gli effetti da Inter e raccogliere l'eredità di Sommer. Al momento non è un portiere, diciamo, che può fare il titolare all'Inter, almeno secondo me, però in questo credo si debba dare grande fiducia allo staff tecnico, soprattutto che comunque sui portieri l'Inter tradizionalmente non ha sbagliato e ha fatto scelte giuste, e ci sarà modo secondo me di valorizzarlo e poi portarlo al livello. Nel frattempo però attenzione, chiudiamo il capitolo Martinez, perché sulla sponda, diciamo, con il Genoa, su questa autostrada che porta a Genova, il traffico è piuttosto intenso, visto che anche su Albert Gudmundsson continuano ad arrivare voci molto molto calde. In particolare vi condivido dal nostro sito passioninter.com le dichiarazioni di Florin Manea, che è un agente che tra i vari calciatori gestisce Radu Dragusin, ma
è anche socio, comunque collabora con Valerio Giuffrida, che è il procuratore di Albert Gudmundsson, che lavora con Gudmundsson, e nelle scorse ore ai microfoni di TV Play, ecco, Manea ha rilasciato una dichiarazione comunque molto molto interessante, perché dice di essere stato con Giuffrida proprio in occasione delle gare degli europei e ha parlato quindi di Gudmundsson e ha detto che penso che troverà una soluzione, il Napoli non è interessato, è difficile che vada in Premier League, penso che andrà all'Inter. Questa è la dichiarazione quindi di Manea, agente, lo ripeto, di Dragusin, molto vicino però anche al procuratore di Gudmundsson. Quindi la pista Gudmundsson rimane una pista d'attualità, una pista calda a quanto pare anche per le persone che sono vicine al calciatore, chiaramente rimane anche legata a quello che l'Inter deve fare in uscita. È una cosa che abbiamo detto più e più volte, c'è da sistemare innanzitutto la questione Correa, che in tanti si stanno un po' dimenticando, ma Correa va piazzato in uscita anche solamente per liberarsi comunque di uno spazio a bilancio pesante che è quello che occupa, e poi bisogna sistemare anche la questione Arnautovic, perché dubito che l'Inter possa andare a costruire un attacco a 5 punte che include Gudmundsson e anche Marco Arnautovic, soprattutto perché Arnautovic in quel caso andrebbe fuori dalla lista Champions e non è una soluzione ottimale anche da un punto di vista economico. Su Gudmundsson si continua a ragionare, da quello che filtra, attorno ai 30 milioni di euro come valutazione complessiva, però ecco, questo tassello Martinez con dei giovani, dei calciatori che potrebbero andare al Genoa, hanno aperto un canale che può essere sicuramente proficuo e teniamo d'occhio quindi questa pista Gudmundsson, come detto però, come vi dico da settimane, l'attaccante secondo me è una questione che si andrà a risolvere più avanti nell'estate, mentre la lacuna alle spalle di Jan Sommer era una lacuna da colmare, secondo le idee della dirigenza, quella in attacco appunto c'è meno urgenza quest'anno rispetto alla scorsa stagione. Qualcuno dice bisognava prendere prima un difensore rispetto al portiere, opinione condivisibile, secondo me innanzitutto c'era bisogno di sistemare il portiere. Sul difensore però non è escluso che qualcosa non avvenga, anzi stanno circolando sempre più voci attorno alla possibilità che l'Inter possa effettivamente fare qualcosa in difesa. Ci sono state nei giorni scorsi le dichiarazioni di Pastorello che hanno confermato offerte dall'Olanda per Stefan De Vrij, ma ha fatto capire secondo me che De Vrij potrebbe andare fino alla scadenza del contratto con l'Inter, fino alla prossima stagione e rimanere in rosa quest'anno. Però la sensazione è che l'Inter con qualche incastro possa cercare di fare qualcosa sul difensore centrale, cosa che francamente condivido, nel senso che mi fido di Acerbi, che avrà modo di recuperare e di fare tutta la preparazione estiva per bene. De Vrij secondo me è molto più di una valida alternativa, secondo me ancora oggi in Serie A, però la prospettiva di andare a ringiovanire il reparto, magari con un profilo anche un po' più veloce, che ti permette di giocare anche un pochino più alto come impostazione difensiva, personalmente non mi dispiacerebbe, a meno che non si possa pensare, ecco, come abbiamo detto più volte, all'interno della prossima stagione di valutare anche qualche cosa di nuovo, tipo un Pavard spostato al centro, oppure un Bissek, anche se lo vedo un po' più indietro secondo me rispetto a Pavard eventualmente per andare lì al centro della difesa, oppure Bastoni, anche se io Bastoni lo vedo molto bene lì a sinistra e lo farei continuare a giocare lì. Comunque, sul difensore c'è un'opzione intanto per il futuro che si sta scaldando, Alex Perez, difensore del Real Betis, classe 2006, coetaneo di Topalovic, alto profilo che l'Inter ha praticamente preso, di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa. Adesso l'Inter sta provando un altro affare per il futuro appunto con Alex Perez, si parla di un accordo già addirittura d'arrivo con il giocatore, un'intesa di massima col giocatore raggiunta, e queste sono le ore in cui l'Inter andrà ad affondare il colpo con la società spagnola per impostare un prestito con diritto di riscatto. Questa dovrebbe essere la soluzione finale per il giocatore. Quando ci saranno ulteriori aggiornamenti, dovesse essere in chiusura, vi porteremo identikit anche su di lui. Tornando all'attacco, il grande tema di queste ore, Valentin Carboni, ne stanno parlando in tantissimi, sono tornate anche forti delle voci su un possibile inserimento dell'Atalanta. L'Atalanta, da quello che sapevo io, si era mossa su Valentin Carboni quando sembrava complicarsi l'opzione di riscatto di Charles De Ketelaere dal Milan, cioè l'Atalanta aveva questa opzione per riscattare De Ketelaere dal Milan, hanno provato a ottenere uno sconto su quella cifra, il Milan ha fatto muro e quindi l'Atalanta, anche un po' per
diciamo un po' per strategia, mettiamola così, si è mosso su profili alternativi e ha sondato anche Valentin Carboni. Quindi questo era dove ero rimasto io. Sono tornate fuori delle voci che parlano di un'Atalanta interessata. Qualcuno dice: "Ma che cosa ne fanno se hanno riscattato De Ketelare?" In realtà l'Atalanta sembra che voglia aggiungere comunque un altro giocatore nel reparto offensivo in quella di zona di campo lì. Non a caso si sta parlando anche di Zaniolo, per esempio, che è in uscita dal Galatasaray, e quindi attenzione ad un possibile inserimento dell'Atalanta concreto su Valentin Carboni. Un Carboni che nel frattempo, come vi abbiamo raccontato, è stato incluso nella lista dei convocati da parte del CT Scaloni per la Copa America, dove l'Argentina affronterà tra pochi giorni il Canada, tra l'altro di Tayon Buchanan, e questa vetrina può ulteriormente alzare la valutazione del cartellino del giocatore. Si parla addirittura, in questo momento c'è chi è arrivato addirittura a sparare 35-40 milioni di euro addirittura per Valentin Carboni, classe 2005, arriva da una stagione al Monza dove Palladino ha parlato molto bene di lui, ma non è che poi lo abbia fatto giocare sempre in realtà. È stata una stagione importante, di grande crescita, ma non lo ha portato ancora ad essere oggi un titolarissimo da Serie A, secondo me, Valentin Carboni. Ci si interroga a questo punto, in tanti dicono: "Ma se vale così tanto è giusto venderlo, forse ci mangeremo le mani", stanno dicendo in tanti. Ne abbiamo già parlato, non mi ripeto, trovate già dei contenuti in cui ho detto la mia opinione e ci torneremo magari quando le trattative diventeranno più concrete. Vado rapido su altre notizie. Tessman, centrocampista del Venezia, l'Inter si è mossa, ne abbiamo già parlato sul finire della scorsa settimana. È un profilo centrocampista molto interessante su cui l'Inter sta lavorando più che altro in ottica prossima stagione, quindi con l'obiettivo di bloccarlo, acquistarlo e lasciarlo poi in prestito eventualmente al Venezia. Stanno lavorando sulla possibilità di inserire delle contropartite tecniche anche qua per abbattere l'investimento dal punto di vista economico. È un'opzione che però, lo diciamo subito, piace anche ad altre società. La stessa Atalanta e anche la Fiorentina, secondo me, vanno tenute d'occhio in questo senso. Nelle prossime ore vi porto un approfondimento completo su Tessman. Ho parlato con delle persone che lo hanno conosciuto fin dai suoi primi passi nel calcio negli Stati Uniti, mi hanno dato delle informazioni interessanti, quindi porterò un approfondimento verticale su di lui e ne parleremo. Nel frattempo trovano ulteriori conferme le notizie che vi abbiamo riportato più di 2 settimane fa parlando di Emil Holm. È in questo momento un nome molto caldo come possibile alternativa a Denzel Dumfries. Ribadisco che secondo me, all'incontro che ci sarà tra l'Inter e l'agente di Dumfries, l'Inter proverà a rinnovare il contratto dell'olandese e l'olandese per me può tornare ad aprire ad un rinnovo delle cifre accettabili, a meno che in questo europeo non possa trovare una vetrina tale da metterlo in mostra e far scatenare un'asta con delle società di alto livello. Per ora le società che si sono mosse non sono del livello che attrae anche dal punto di vista economico Dumfries, secondo quello che so io, quindi è uno scenario ancora aperto. In tanti continuano a dire che se non ci sarà l'accordo per il rinnovo, l'Inter lo andrà a vendere in questa finestra di mercato. Io non escludo la possibilità che rinnovi in questo momento, non escludo nemmeno che senza rinnovo possa rimanere fino alla scadenza del contratto, perché se non arrivano offerte giuste e del valore che l'Inter ritiene congruo per Dumfries, si può arrivare fino alla scadenza, da vedere. Dovesse arrivare l'offerta giusta per Dumfries, l'Inter può cedere e il nome di Emil Holm è un nome da tenere assolutamente d'occhio, perché l'Atalanta in questo caso non lo ha riscattato dallo Spezia, a differenza da De Ketelare col Milan, e c'è una valutazione di circa 11 milioni di euro per l'esterno svedese, che è una valutazione che l'Inter non ritiene eccessiva e su cui magari ci può essere anche del margine per andare a lavorare anche qua con delle opzioni su dei giovani, eccetera, eccetera. Quindi Holm, che conosce già la Serie A, profilo con caratteristiche tecniche e fisiche uno dei più simili secondo me a Dumfries in termini di quello che può fare in campo, è da tener d'occhio. Attenzione però, perché nelle scorse ore vi avevo segnalato la presenza nella sede dell'Inter, ne ha parlato anche il nostro Simone Frizza nell'ultima diretta, dell'intermediario, dell'agente Branchini, molto famoso, molto noto, un agente molto importante. Secondo quello che è stato fatto trapelare ufficialmente, è stato un incontro, diciamo, per motivi burocratici, mettiamola così, e non di mercato. Però quando si muove Branchini, soprattutto con l'Inter, è un agente molto importante, un intermediario che lavora a molti affari.
Può esserci stato qualcosa su Dumfries, secondo me non è da escludere, con scenari con la Bundesliga magari da tenere d'occhio. Aveva partecipato anche all'operazione Vidal ai tempi che ha portato all'Inter, aveva partecipato anche all'operazione Pavard e non solo, quindi occhio agli scenari che possono aprirsi con Branchini. Se vi ricordate nel mio contenuto che vi ho fatto qualche giorno fa sull'erede perfetto di Dumfries, buttavo anche l'ipotesi Mazraoui, che è finito nei nomi in uscita dal Bayern Monaco. Sarebbe un nome sicuramente non molto da player trading, un altro profilo costoso, ma da tenere eventualmente d'occhio. Chissà che non possa essere entrato quindi in questi discorsi. E andando in chiusura allora di questo contenuto, ci aspettiamo entro la fine di questa settimana un nuovo incontro con l'agente di Simone Inzaghi per portare avanti le discussioni sul rinnovo di contratto, un rinnovo che non si è ancora concluso, a differenza di quello di Lautaro Martinez e Barella. Barella prima già ufficializzato, Lautaro Martinez lo ha confermato anche Beppe Marotta nelle scorse ore, ne abbiamo parlato, e ha sostanzialmente detto che firmerà subito dopo la Coppa America, tutto chiuso. Per Simone Inzaghi c'è ancora del lavoro da fare, l'abbiamo detto, si discute soprattutto sulla durata del contratto. Inzaghi, l'entourage chiede un contratto fino al 2027, l'Inter propone fino al 2026, quindi un anno in più rispetto alla scadenza attuale, con un aumento dell'ingaggio importante, e si sta lavorando sulla possibile opzione fino al 2027, magari che scatti in base a determinate obiettivi e raggiungimenti vari. Questa può essere un'ipotesi che porterà alla chiusura. Sono queste un po' le notizie più importanti del momento in casa nerazzurra. Vi dicevo poi di un annuncio, nelle prossime ore, tra mercoledì e giovedì al massimo, vi porterò come ogni anno il nostro contenuto esclusivo con tutti gli abbonamenti televisivi. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco per portarvi le migliori offerte per guardare legalmente tutte le partite dell'Inter della prossima stagione. È un contenuto che solitamente facciamo a inizio luglio, quando le partite si avvicinano. Questa volta abbiamo anticipato i tempi perché ho trovato delle offerte che al momento sono attive in corso, che si possono attivare ancora per alcuni giorni, che vi permetteranno sulla carta di risparmiare diverse centinaia di euro all'anno. Quindi tra mercoledì e giovedì al massimo vi porterò sui nostri canali questo contenuto con tutti gli abbonamenti e le varie offerte che dovete fare per guardarvi tutte le partite dell'Inter della prossima stagione spendendo il meno possibile. Se siete nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, il file lo avete già in anteprima, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già discusso con i nostri abbonati al club, quindi è anche questo uno dei vantaggi che si ha nel entrare a far parte della nostra community su passioneinter.club. Quindi vi aspetto lì, se vi va di sostenere il nostro progetto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.